Buon International Lolita Day estivo! Il mio nome è Erika e vi racconterò di come il nostro gruppo Lolita milanese ha festeggiato questa giornata per l'estate del 2023. I coord erano a tema libero, ma abbiamo incoraggiato i twin, essendo molto caratteristici dello stile Lolita. Abbiamo cominciato la giornata a mezzogiorno con un pranzo al Soul Green, un locale fantastico che ci ha trattato davvero bene e che raccomando. Ci hanno sistemati nella veranda con uno spazio tutto per noi e i tavoli disposti a ferro di cavallo. La giornata dava a rischio pioggia e hanno chiamato per lasciarci scegliere cosa preferivamo fare, ma alla fine non è proprio piovuto per fortuna. Abbiamo ordinato dal menù disponibile tramite QR e poi io e Marianna abbiamo distribuito dei regalini per tutti i partecipanti e delle domande rompighiaccio per aiutare chi era nuovo nel gruppo. Abbiamo impiegato il tempo tra l'ordinazione e l'arrivo dei piatti per fare un primo piccolo gioco a tema per l'International Lolita Day, cioè un quiz Lolita. La sera prima avevo stampato un paio di QR che puntavano a un Google Form, così che chiunque potesse partecipare usando il proprio cellulare. Ho cercato di creare delle domande simpatiche e semplici, così da non mettere troppo in difficoltà le persone nuove. Però è stato comunque un momento formativo. Ad esempio, sapete che colore è il sax? Poi è arrivato il momento del pranzo. I piatti erano deliziosi, con opzioni vegane e adatte a varie intolleranze alimentari. Molti erano decorati con fiori edibili. Le bowl hanno riscosso un grande successo. Io invece, che non imparo mai, ho preso di nuovo il risotto coi gamberetti e, se vi ricordate la mia disavventura a Roma, non era finita bene. Vi informo invece con piacere che qui il pesce è davvero trattato bene e sono stata benissimo anche dopo. Qualcuno ha anche preso le degustazioni di dolci, approvatissime. Io ero troppo piena, ma li ho mangiati con gli occhi. Abbiamo fatto un paio di foto nell'attesa che tutti pagassero, con una piccola pausa in farmacia per prendere dei cerotti, per poi spostarci verso la nostra seconda destinazione, che si trovava nelle vicinanze, la Galleria di Arte Moderna presso la Villa Reale di Milano. Qui si sono uniti a noi altri partecipanti e quindi abbiamo deciso di fare una seconda foto di gruppo, questa volta al completo. Abbiamo anche fatto diverse foto di coppia e di gruppi più piccoli. Fra l'altro, abbiamo anche avuto l'onore di avere diverse persone venute da fuori Milano, in particolare Andrea, la stimaggio su Instagram, venuta dalla Francia apposta per la giornata. Diverse di noi avevano portato ombrellini e parasole e ci sono state foto divise per colore. Marianna e io abbiamo deciso anche di fare qualche scatto a tema gemelle di Shining, visto che ci eravamo impegnate a essere quanto più simili possibile. Dopodiché siamo entrate a visitare la galleria. Ci è voluto un po' perché non avevano convenzioni per le comitive, ma la collezione all'interno valeva decisamente la pena. Questa è infatti la più importante collezione lombarda di opere dell'Ottocento, frutto di diverse donazioni private a favore del Comune di Milano, sviluppata su 3 piani e comprendente quadri ma anche moltissime sculture. Per rendere le cose più interessanti, avevamo anche un piccolo gioco discreto che consisteva nel fare delle foto alle opere, ad esempio quella che ci è piaciuta di più, un dettaglio che abbiamo trovato interessante, un quadro meme, una posa creativa e simili. Gli spazi stessi della Villa Reale sono qualcosa da ammirare, frutto del neoclassicismo milanese e progettati dall'architetto austriaco Leopoldo Pollack. Le opere a loro volta sono di un gusto squisito e ricco di dettagli che caratterizza e ha avviato anche la scuola di Brera. Alcuni decisamente particolari, come questa rappresentazione di serpente. Tanti dettagli di quadri mi hanno fatto sorridere o lasciato a bocca aperta. Sono rimasta particolarmente colpita da come perfino le cuciture e la trama del tessuto fossero come impresse nella roccia in maniera dettagliatissima. O ancora, come si potesse quasi percepire la morbidezza dei petali e delle foglie in questa statua. Tanti quadri poi erano decisamente lolitabili e il salone avrebbe potuto benissimo ospitare un tea party. Ospitava invece uno di quei capolavori che qui studiamo nei libri di storia dell'arte, il quarto stato di Pellizza da Volpedo, che accanto aveva anche un altro suo quadro che ci ricordava Midsommar. Al piano superiore le collezioni erano organizzate cronologicamente, offrendo anche una vista sui parchi da entrambi i lati. C'erano tantissime scene di vita quotidiana e mondana. Alcune includevano anche compagni canini, per la mia gioia. Decisamente lolitabili,
con l'occasionale Picasso. Essendo arrivati all'orario di chiusura della galleria, abbiamo concluso il giro, tornando alla stupenda scalinata d'ingresso e avviandoci verso il parco della villa che avevamo intravisto da sopra. Il parco ha al suo interno, a sua volta, alcune opere scultoree e strutture molto belle, oltre a un laghetto con diversi ponticelli e con tanto di pulcini. Abbiamo scelto questo spiazzo per fare l'ultimo gioco della giornata, che non ho registrato perché stavo eseguendo, ma che consisteva nel dividersi in 2 squadre e trovare dei dettagli sui vestiti che rispettassero una caratteristica estratta a sorte da un elenco. Una persona poteva usare il suo coord una sola volta, fino a che una delle 2 squadre avesse esaurito i partecipanti e quindi vinto. Poi abbiamo distribuito i premi ai vincitori dei vari giochi e, dopo esserci riposati un attimo, siamo tornati verso l'ingresso, dove abbiamo potuto apprezzare anche l'altra facciata della villa vista dal parco. Il meet si è concluso e ci siamo salutati. Alla prossima!